Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche e romantiche per la prima metà di luglio 2024. Abbiamo la carta del Papa, amici dell'Aquario. Quando c'è il Papa si parla di un momento di ufficializzazione, di qualche tipo di, diciamo, diffusione al pubblico. Potrebbe anche essere un momento di elevazione spirituale per la relazione, piuttosto che di ufficializzazione o anche di contratti, per qualcuno devo dire. Va bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate il link alle previsioni del primo e del secondo semestre del 2024 e c'è anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene amici dell'Acquario, andiamo a vedere. Asso di denari, molto bene. Si parla di nuovi inizi. Adesso io potrei parlare della vostra energia o dell'energia dell'altra persona. Tenete presente che in questo tipo di letture potreste sentire le cose invertite. Re di coppe, 10 di pentacoli, 3 di spade, 4 di coppe, e cavaliere di bastoni. Devo dire che sento una bella energia tra di voi in questi prossimi, diciamo, 15-20 giorni. È interessante perché di qua abbiamo un asso di denari e di qua abbiamo un 10 di denari. Andiamo a vedere carta per carta. Imperatore e amanti, wow! Devo dire che c'è come un inizio molto 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 e ancora molto concreto in vista. Andiamo a vedere il re di coppe. 7 di coppe, 4 di denari, regina di denari e cavaliere di coppe. Ma super wow, ragazzi, ma qui veramente inizierà, sento come qualche cosa di profondo. Avete un re di coppe e parla sempre di sentimenti, anche una regina e un imperatore e gli amanti, assolutamente. C'è un qualche cosa di profondo che inizierà con la vostra persona di interesse. Ora andiamo a vedere un po' l'energia in generale, poi vi farò gli esempi nel caso sia una relazione, diciamo, iniziata da poco, piuttosto che iniziata da un po' o una relazione non ben definita. Però per adesso diciamo che le energie sono quelle di espansione, sono quelle di crescita. C'è una buona sintonia. Andiamo a vedere questo 10 di pentacoli. 3 di coppe, 5 di bastoni e mago. C'è come una sorta di mi verrebbe da dire voglia di conquista, di questo inizio, di questo asso di pentacoli. Allora ragazzi, se fosse una relazione agli inizi, ci potrebbe essere un inizio molto concreto da parte vostra, dove la persona vi sembra, come vi posso dire, l'ideale, dove potrebbe essere effettivamente, una potenziale relazione di un certo spessore, ma
Per qualcuno questa persona potrebbe essere sposata e non voler tradire la moglie o la compagna o insomma è come un conosco questa persona, è fantastica, mi trovo bene con lui, con lei, ha un certo tipo di educazione, di ruolo, di concretezza, però non è disponibile fondamentalmente. L'altra persona non ha intenzione, insomma, di spostarsi da dov'è. Questa potrebbe essere una lettura. Un'altra lettura, ehm, se siete in una coppia, diciamo, datata, ho come l'idea che ci potrebbe essere un'offerta per o comprare una casa o cambiare casa o formare proprio una famiglia nel senso di matrimonio, entrare nella famiglia dell'altro. Se siete in una relazione a tre o diciamo non ben definita, anche qui sento che, bueno, le intenzioni ci sono, sia da parte vostra soprattutto, da parte dell'altra persona anche, però è come se o ci fossero delle distrazioni, magari legate ai figli, magari legate al lavoro, ehm, perché non è detto che l'altra persona sia ancora sposata, magari ha già avuto una famiglia e quello che lo tiene o la tiene impegnata è questa famiglia pregressa, se vogliamo, le faccende della gestione normale, ecco. Andiamo a vedere questo 3 di spade. 10 di coppe, 5 di pentacoli, 8 di coppe, cavaliere di pentacoli e fante di bastoni. Allora, andiamo a vedere anche il 4 di coppe. Qui diciamo che la sensazione più forte è che questa persona abbia già avuto una famiglia. Per qualcuno ce l'ha ancora in piedi, sì, per qualcuno sono i figli intesi come famiglia o come o appunto il lavoro per quello che riguarda le distrazioni. Allora, il 4 di coppe è spiegato da un re di pentacoli, da un appeso, da una regina di spade e da un asso di bastoni. Allora, l'idea è che qua non si voglia perdere l'altra persona, non importa che l'altra persona abbia messo come questo veto, come questo limite, qui ho la sensazione che non si voglia rivivere, mi viene da dire, un possibile rifiuto piuttosto che un possibile abbandono e quindi è un po' come se si accettasse effettivamente la condizione dell'altra persona e il vedere l'altra persona semplicemente per il puro piacere di passare del tempo insieme senza dover necessariamente costruire qualcosa insieme. Perlomeno questo è un po' il movimento energetico del prossimo periodo. Vi dico, in realtà c'è già qualcosa di concreto, perché qua sono 2 pentacoli, qui c'è un re di coppe che mi parla di un'emozione, di un sentimento già maturo. Manca forse un passo? Vi dico, è come se i tempi fossero maturi, voi aveste preso la vostra decisione e l'altra persona anche avesse questa intenzione, ma facesse un po' fatica magari a gestire le cose per quello che vi ho detto prima, per magari i figli, il lavoro, la famiglia pregressa o magari la famiglia che ha ancora in piedi. Sento che comunque c'è una buona comunicazione, c'è possibilità di espansione di questa situazione o di questa relazione. Fate attenzione a questa ferita che un po' vi vibra ancora e per la quale potreste magari, vi dico, evitare di vedere certe cose. Mm? Perché qui avete il 4 di coppe e l'appeso. Il 4 di coppe è proprio una carta che, mm, come se si ignorasse questa coppa che viene offerta. La persona guarda solo in una direzione e non vede che qui c'è una mano che offre una coppa alternativa, come se ci fosse una possibilità alternativa. E anche l'appeso è un invito a vedere le cose da un'altra prospettiva.
Andiamo a vedere il... Ok. Cavaliere di bastoni è spiegato da un 2 di coppe e da una temperanza. Allora, mi spiace per quello che sto per dirvi, ma ho come la sensazione che molte persone, pur di non perdere la compagnia, le coccole, il sostegno, il legame che si è creato con questa persona, se nel caso in cui questa persona avesse già una famiglia e come vi dicevo prima non volesse, insomma, trasgredire o non volesse andare fuori dalle linee, vi dico che sarà una bellissima relazione platonica. È come se si raggiungesse un accordo, perché comunque con questa temperanza c'è come la volontà di continuare a mantenere questo equilibrio, perché io sento che già c'è qualche cosa, ragazzi. Potrebbero essere accordi nuovi con questa persona. Vi dico, sento che la relazione è molto più, diciamo, è molto più forte per quello che riguarda il fare nella vita di tutti i giorni e il sentire, piuttosto che a livello della passione e a livello del dove vogliamo andare. È come se si facesse l'amore nella vita di tutti i giorni con le cose che vi piacciono e nel modo in cui sentite i sentimenti possono essere molto coincidenti tra loro, però manca questa sorta di coesione a livello mentale e a livello fisico, a livello passionale, meglio detto. Acquario, è una lettura particolare, fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Sento che avete bisogno di chiarezza mentale per quello che riguarda la zona fisica del sesso. Capire il perché, perché ho come la sensazione che manchi come quella scintilla, quella passione, quello che fa scoccare la dinamite. Speranza. E qui fa vedere una fatina che è attaccata al telefono. In effetti qui abbiamo la temperanza, che è una carta di pazienza. Ne voglio un'altra. Inizio. Sì, è come avere una speranza in questo nuovo inizio dell'asso di pentacoli, secondo me. Sento qualche cosa qua con questo 3 di spade che ancora non è guarito. Mm? C'è una ferita, probabilmente dovuta a questioni passate di abbandono piuttosto che di rifiuto. Ci sono come delle ferite ancora aperte che non è detto che siano ferite inerenti voi e questa persona. Possono essere ferite vostre, della vostra infanzia anche addirittura, che semplicemente vi tornano a vibrare quando si innescano certe dinamiche di comportamento. E qui una delle ferite potrebbe essere quella di scappare, cioè scusate, una delle reazioni da parte vostra quando non vi sentite comodi in una relazione potrebbe essere quella semplicemente di scappare. E invece io sento che questa relazione con questa persona vi fa star bene perché in realtà riuscite a trovare un compromesso. È come se vi guarisse parlare o stare con lei, con questa persona. Andiamo a vedere un angelo del cuore. Conversazioni sincere. Esprimete onestamente l'uno all'altra i vostri sentimenti. Ma sento che già siete in connessione. E c'è anche, devo dirvi, un buono scambio, a livello energetico, a livello di intenzioni, a livello di coccole, a livello di io ti do, tu mi dai. C'è reciprocità in questa relazione, per quello che vi fa bene. Bene, amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Se poi volete anche sostenere il canale, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione. E di fatto vorrei ringraziare le persone che lo fanno.
E se poi volete iniziare un percorso di crescita con me, potete contattarmi via mail per fissare un appuntamento, oppure se preferite andare a vostro ritmo, potete abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti è divisa in playlist, ce ne sono 4 per adesso, sono quelle con le copertine lilla. I titoli si possono vedere, sono pubblici, quindi se volete farvi un'idea dei temi trattati potete andare lì. Sostanzialmente è una scuola, si dice di magia bianca, ovvero sono tecniche che vi insegnano a cambiare la vostra energia interna per far sì che automaticamente poi cambi anche l'energia esterna e si vada a manifestare quello che si vuole. Bene, detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!